Amici di Battista 70 Phone, con Signature Motorola decide di fare sul serio, presentando un prodotto premium, veramente molto iconico e riconoscibile dai colori Pantone, e un spessore di soli 6,99 mm ed un peso veramente contenuto, 186 grammi, senza però rinunciare a potenza ed autonomia. Nella confezione, oltre alla solita manualistica, spillette e cavi, troviamo anche una comodissima cover. A livello stilistico Motorola si riconosce subito per il proprio design indistinguibile e anche i colori Pantone che lo rendono veramente unico. Tra l'altro il punto chiave resta anche l'ergonomia, 6 mm 99 come vi ho detto e soli 186 grammi. Poi abbiamo frame in alluminio, Gorilla Glass Victus 2, IP68, IP69 e 1000 STD 810H. Bene, anche tasti, porte e lettore impronte ultrasonico sotto il display, rapido e molto preciso. Per quanto riguarda il display, è un pannello da top di gamma e si vede subito nell'uso. Parliamo di un LTPO AMOLED da 6 pollici 8 con colore 10 bit, refresh fino a 165 Hz, supporto HDR10 Plus e Dolby Vision con risoluzione 1264x2780. La definizione è elevata e la fluidità è molto alta, soprattutto nella navigazione quotidiana. Motorola Signature monta uno Snapdragon 8 Gen 5, quindi una piattaforma flagship vera pensata per dare prestazioni alte in ogni scenario. Nell'uso quotidiano il comportamento è rapido e stabile, app veloci, multitasking fluido e nessuna esitazione anche passando tra foto, video, mappe e social. Il taglio 16512 con memoria veloce aiuta molto nella sensazione generale di reattività. Su un telefono così sottile il punto delicato resta la gestione termica. Sotto stress prolungato può scaldare e perdere un po' di spinta, ma nel quotidiano resta gestibile. Molto positiva la parte audio, con speaker stereo potenti, scena ampia e resa ricca, supportata da Bose, Dolby Atmos e Snapdragon Sound. Bene anche le chiamate a ricezione, che sono molto solide e affidabili. Sul fronte connettività c'è tutto quello che serve, compresa USB-C veloce con uscite video, utile anche in chiave produttiva. L'autonomia è una delle parti più interessanti del progetto, proprio perché il telefono è molto sottile. Motorola ha scelto una batteria a silicio carbonio da 5200 mAh, quindi una capacità concreta per evitare il classico compromesso degli ultra slim. Al test reale 721 il telefono arriva a sera anche con uso intenso, tra social, chiamate, mappe, foto e video. L'LTPO aiuta a contenere i consumi nelle fasi statiche, migliorando la gestione quotidiana. La ricarica è un punto forte pratico, 90 watt via cava, che permettono recuperi rapidi quando la giornata si allunga, presente anche la wireless a 50 watt. Quindi non solo una ricarica da comodino, ma una soluzione realmente utile. In sintesi, autonomia e ricarica sostengono bene l'idea di telefono sottile ma completo. Parliamo di software. Il software è Android 16 con Hello UI e mantiene l'impostazione classica Motorola, pulita, veloce e facile da usare. L'esperienza è immediata, senza menu inutilmente complicati o personalizzazioni invasive. Molte opzioni sono raccolte nell'app Moto, dove si gestiscono temi, gesto, scorciatoie e preset grafici in un modo ordinato. Uno dei punti più forti è la promessa di fino a 7 anni di aggiornamenti principali di Android, che dà al prodotto una prospettiva lunga nel tempo. Si sente anche la mano Lenovo nella parte produttiva grazie a Smart Connect che permette collegamenti con PC, tablet o monitor via cavo e wireless. La sezione AI è impostata in modo pratico. Gemini e Moto AI sono richiamabili facilmente, anche con il tasto AI dedicato. Restano poi le gesture storiche Motorola, torce e fotocamera, sempre utili e immediate nell'uso reale. Il comparto fotografico è uno dei segnali più chiari del salto di qualità di Motorola. Il sistema è composto da una tripla 50 megapixel più selfie 50 megapixel con autofocus, quindi con un'impostazione completa e coerente su tutte le focali. La principale usa un sensore Sony con stabilizzazione ottica e offre una resa da premium, buona gamma dinamica, colori piacevoli e bilanciamento del bianco affidabile. Il Tele3x è davvero utile, non solo da scheda, con una qualità che resta sfruttabile anche oltre il 3x in molte situazioni. Ultra wide è molto ampia e versatile, mentre la selfie con autofocus è considerata finalmente da fascia alta. In notturna il sistema mantiene una buona solidità generale, con la principale che resta convincente. Anche la parte video è ricca, 4K a 60 fps su tutte le camere, 8K a 30 fps sulla principale telescopica. Dolby Vision e stabilizzazione sono molto efficaci. In conclusione, il telefono ci ha convinto perché mette insieme design, comodità, display, software, audio, autonomia e fotocamera in un pacchetto molto equilibrato. La sottigliezza non resta una trovata estetica, ma diventa un vantaggio reale nell'uso quotidiano.
Anche la parte software con LUI, Smart Connect e promessa di 7 anni di aggiornamento rafforza la sensazione di prodotto pensato per durare. Il comparto foto viene trattato finalmente da top con una resa solida e completa nelle situazioni che contano davvero. Il risultato finale è un flagship che fa bene molte cose insieme, senza vivere di una sola feature. Ed è proprio per questo che lo promuoviamo a pieni voti. Con questo concluso un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone.